Ciao, io sono Fabio. E io sono Giulio, siamo i creatori di Nobel Club. Bentornati. Non potevamo riprendere questo canale se non discutendo il topic più discusso al mondo, il vaccino per il Covid, la luce in fondo al tunnel. Possiamo aspettarci che in molti paesi una grande porzione della popolazione potrà ricevere uno dei vaccini sviluppati da AstraZeneca, Moderna o Pfizer nei prossimi mesi. Tuttavia, nonostante l'approvazione da enti nazionali e dalla comunità scientifica, vi è ancora scetticismo da parte della popolazione su questi vaccini. Perciò andiamo a vedere quanto scetticismo effettivamente c'è. Dati del Wellcome Trust, del Vaccine Confidence Project e di Nature mostrano come in molti paesi ci siano buone fette della popolazione che non si fidano del vaccino e si dichiarano contrari a farsi vaccinare per il Covid. In Italia parliamo del 30%, in America del 25% e in altri paesi come la Russia anche del 45%. Quali sono quindi le ragioni di questo scetticismo? Prima di parlare di ciò, però, dobbiamo fare un salto a Samoa. Samoa è una minuscola nazione nel Pacifico famosa per tatuaggi tribali, cascate, giungla e la danza Fatuapati. Nel 2019 un'epidemia di morbillo ha colpito l'arcipelago, infettando 6.000 persone ed uccidendone 83, quasi tutti bambini. Questo a causa di una crisi di confidenza nei vaccini che aveva portato il tasso di vaccinazione al 31%. Questo è un esempio lampante delle gravi ripercussioni di una diffusa diffidenza verso i vaccini. Non solo una mancanza di protezione per gli individui non vaccinati, ma soprattutto la perdita dell'immunità di gregge. L'immunità di gregge è una forma di protezione indiretta che si verifica quando la vaccinazione di una grande porzione di popolazione fornisce una tutela a chi non può vaccinarsi, per esempio per ragioni mediche. Aumentando il numero di immuni si riduce la probabilità di contagio tra individui infetti e individui suscettibili. Se la percentuale di immuni è superiore al 70, all'80 o al 90% della popolazione, la catena di contagio viene spezzata ed un'epidemia può essere contenuta o addirittura debellata. L'immunità di gregge è quindi proprio quello che stiamo cercando di ottenere con il vaccino contro il Covid. Esatto, Giulio. Allora, cerchiamo di capire quali sono le componenti di questo scetticismo. Principalmente sono 1. Poca fiducia nei governi. Secondo alcuni, l'intrusione dello Stato nella vita privata va contro la libertà individuale. Questo pensiero è accentuato dalla diffidenza verso l'elite politica, che poi è la stessa che promuove o può addirittura rendere obbligatorio un vaccino. 2. L'idea di alcuni, soprattutto giovani, di non aver bisogno di un vaccino perché non ha rischio. Questo modo di pensare però non tiene conto dell'importanza dell'immunità di gregge. Certo, si può essere fortunati e non aver sintomi gravi se infettati da Covid, ma questo non impedisce di trasmettere il virus ad altre persone, come familiari più anziani, che sono più a rischio. 3. Disinformazione. Molte persone continuano a fare affidamento a figure o strumenti non autoritativi per prendere decisioni serie o informarsi su argomenti complessi. Nell'era di internet, purtroppo i social media hanno aumentato la diffusione della disinformazione, creando dubbi tra gruppi enormi di persone che in precedenza non avrebbero mai scoperto una teoria complottistica o dubitato di pareri esperti. 4. Incertezza sulla sicurezza del vaccino dovuta a tempistiche di sviluppo storiche. Su questo punto ci vorremmo soffermare un attimino di più. È infatti molto importante chiarire come non ci siano state scorciatoie nello sviluppo di questi vaccini, bensì questi tempi record sono dovuti a 3 fattori molto chiari. Prima di tutto, il lavoro non è iniziato nel 2020. Dopo la crisi di Ebola del 2014, dove la risposta da parte delle autorità fu lenta ed inadeguata, si capì che prima o poi un'altra minaccia sarebbe arrivata e perciò scienziati nelle migliori università iniziarono già a fare ricerca su come sviluppare vaccini il più rapidamente possibile in preparazione della malattia X. Inoltre, in seguito alle pandemie di SARS e MERS del 2002 e 2012, gli scienziati scoprirono tantissimo sulla classe dei coronavirus. Perciò, all'inizio della pandemia, tanto era già stato fatto sia a livello di conoscenza dell'agente patogeno che di sviluppo di un nuovo vaccino. Il secondo fattore sono i fondi. La fase più lunga dello sviluppo di un vaccino è la fase clinica, con enormi quantità di fondi che devono essere trovati per permettere le 3 fasi di studi clinici. Ciò di solito dura anni, ma in questo caso, a causa dell'enorme impatto sull'economia, i fondi sono stati trovati più rapidamente.
La presenza di quantità enormi di fondi ha permesso una cosa molto rara, la possibilità di condurre le 3 fasi di studi clinici una dietro l'altra, o addirittura in maniera simultanea, accorciando ancora di più le tempistiche. Il terzo fattore è stato l'approvazione dei 3 vaccini senza file d'attesa. Di solito per approvare un nuovo medicinale ci vuole tanto tempo, soprattutto perché ogni anno gli enti regolatori sono sommersi da richieste d'approvazione e questo crea lunghi tempi d'attesa. Invece, ai vaccini del Covid è stata data assoluta priorità. È chiaro quindi che seppur questi vaccini siano stati creati in tempi veloci, la loro validità non è stata compromessa. Ecco, queste sono le cause che abbiamo individuato dello scetticismo nei confronti dei vaccini per il Covid. Ora, la grande sfida per governi e comunità scientifica sarà proprio quella di aumentare la fiducia generale nei confronti dei vaccini e raggiungere quindi quella famosa immunità di gregge. Noi, nel nostro piccolo, vogliamo appunto dare visibilità all'importanza dei vaccini e creare consapevolezza sul tema dello scetticismo. Siamo sicuri che questi vaccini non solo ci faranno tornare alla normalità il prima possibile, ma che saranno un fondamentale nuovo tassello nella storia della medicina. Forse da Nobel? Vi salutiamo e ci vediamo oltre le colonne d'Ercole. Non perdetevi i nostri altri video e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale, mettere un mi piace e commentare qui sotto. Se volete maggiori informazioni su Covid e su vaccini, trovate qui sotto vari link a siti di agenzie governative o scientifiche come WHO ed AIFA.